C'è chi tutti i giorni fa il pane e c'è chi tutti i giorni fa impianti audio, giusto Davide? Esatto, io non faccio il pane, giustamente. Nel video precedente abbiamo parlato di sistemi multiroom e vi lascio il link in descrizione. E oggi invece vorremmo approfondire più il discorso sulla parte del controllo, cioè comunque io ho un sistema dove ho tante sorgenti, quindi ho Spotify, ho lettore CD, ho tante altre mille cose e le devo controllare. Tu Davide che cosa fai? Dai al cliente un telecomando per ogni sorgente, tipo una ventina di telecomandi? Esatto, il problema quando si strutturano gli impianti multiroom è ed è sempre stato il controllo. Ed è comunque facilmente risolvibile, ovviamente affidandosi a un professionista del settore. Perché il concetto qual è? La volta precedente, quando ci siamo incontrati, abbiamo sviluppato un po' il discorso dell'impianto multiroom e di che tipo di diffusori è meglio mettere in un impianto multiroom. In questo caso seguiamo un altro case history che è simile a un impianto home cinema più multiroom audio e video e ovviamente ha sorgenti audio e sorgenti video. La problematica effettivamente è quella del controllo, cioè come faccio io a controllare da stanze diverse le stesse cose. Quindi diciamo che si può fare abbastanza facilmente e in maniera molto pulita, intanto predisponendo un impianto centrostella, cioè vale a dire tutti i cablaggi, diffusori, televisori, piuttosto che diciamo flussi audio e flussi video devono essere centralizzati e arrivare tutti in un punto che definiremo locale tecnico. Definito quello, io ho una d'utilità dell'impianto molto valida perché posso decidere di combinare cose in maniera diversa e poi a quel punto lì posso centralizzare tutto, quindi amplificatori, matrici audio, matrici video, decoder di Sky, sorgenti audio, sorgenti video, diciamo quasi tutte le sorgenti audio, perché poi c'è il caso particolare del giradischi per ascoltare i vinili, però una volta che ho centralizzato tutto, cosa posso fare? Posso decidere di inserire all'interno del locale tecnico, quindi nel rack, un controller. Fondamentalmente il controller è la scatola nera di casa che si occuperà di gestire i vari elementi che tendenzialmente non sono gli elementi dell'impianto, che tendenzialmente non sono fatti e non sono pensati e non sono costruiti e ingegnerizzati per convivere gli uni con gli altri. Quindi vale a dire che io cosa avrò? Avrò un decoder di Sky, avrò una matrice video, avrò una matrice audio, avrò una Apple TV, avrò un player Musicast, Sonos o comunque di N marche da dove gestirò gli streaming musicali e a questo punto cosa mi trovo a fare? Che la Apple TV dovrebbe avere un suo telecomando Bluetooth, ma il locale tecnico è 3 piani sotto dove l'abbiamo installato, il decoder di Sky ha un telecomando che può essere IR o Bluetooth, diciamo che Bluetooth non ce la facciamo e quindi dobbiamo usare IR, il player streaming ha una sua app e può essere controllato solo tramite dispositivi mobile, tramite la sua app proprietaria. Quindi già notiamo che l'impianto sarà difficilissimo a gestire. Allora, come potete vedere anche negli screenshot dell'app di controllo, cosa si fa? Si sceglie un brand di controllo e a quel punto si va a fare una programmazione mirata per poter controllare dalla stessa applicazione, un'applicazione proprietaria in questo caso, ma che viene compilata su misura, si va a fare una programmazione in maniera tale che io dallo stesso dispositivo, cioè il mio smartphone, il mio tablet, dal di lì, dalla stessa interfaccia utente, io potrò controllare dispositivi diversi che hanno normalmente diverse modalità di controllo, perché il controller può dialogare con i dispositivi via rete, via Zigbee, via Bluetooth, via RF, via IR e via seriale. Quindi qualsiasi tipo di prodotto tramite driver o tramite comunque compilazione e programmazione potrà essere controllato da un solo controller. Bene, quindi direi che abbiamo capito tutto quando parliamo di RS232, quando parliamo di DR, quando parliamo di controller, diciamo andiamo su Wikipedia e cominciamo a scrivere per cercare risposte a questi termini. Ok, in effetti io mi scuso ma vivo all'interno di Matrix, quindi ho delle difficoltà a
tradurre questi piccoli termini. Comunque, per chiarezza, senza che dobbiate andare su Wikipedia a cercare di continuo quello che dico, intendiamo IR come controllo tramite telecomando a infrarossi, quindi il telecomando della normalissima TV o del normalissimo lettore Blu-ray o quant'altro. Intendiamo RS232 il controllo via seriale, che è un protocollo di comunicazione tendenzialmente professionale che si usa per controllare dispositivi che non hanno la porta infrarossi, quindi che non sono dotati di telecomando. E poi abbiamo la radiofrequenza, cioè quella del vostro banalissimo telecomando del cancello. Abbiamo lo Zigbee, che è l'evoluzione del vostro banalissimo telecomando del cancello, si usa normalmente, potreste averlo nelle tende di casa, molti brand di tende sia outdoor che indoor usano questo protocollo per comandare i motori. E poi abbiamo il controllo via rete, che non è altro che l'evoluzione del controllo RS232, quindi della seriale, e quindi i comandi al televisore, al player o comunque ai dispositivi arrivano via cavo di rete, quindi lo stesso cavo di rete che voi collegate allo smart TV per vedere Netflix, per vedere YouTube, per vedere Amazon Prime, per vedere Disney Plus che sta per arrivare, lo userete anche per controllarlo, quindi accenderlo, spegnerlo, cambiare canale e quant'altro. Quindi questa è un po' la spiegazione, scusate ma effettivamente io ci vivo e quindi ho questa problematica. Quindi adesso possiamo, diciamo, prendere tutti questi telecomandi, tutte queste cose, tutte queste tecnologie e radunarle, esempio, dentro il nostro telefono e comandare tutto il nostro impianto. Esatto, immaginate che il controller è un frullatore dove voi inserite tutti i telecomandi e da questo frullatore ne esce un solo telecomando, un solo controllo che però dialoga con tutti i dispositivi che avete, che inserirete e che un domani saranno upgradati all'interno del sistema. Grazie Davide, ecco, io spero che mia moglie non veda questo video perché ha il bimbi e gli piace usarlo tutte le sere. Che E potresti prenda di non parola. vedere mai più la TV. Esatto, questo è un problema, esatto. Alla prossima. Ciao a tutti.